Benvenuti al terzo episodio di History of XWF. Oggi con noi abbiamo il King e per fortuna mia e vostra non c'è Miss N, ma sono io il presentatore. King, a questa puntata ci racconterai che cosa è successo dopo gli eventi narrati nel secondo episodio la settimana scorsa. E che posso dire? Vogliamo iniziare? Sì, infatti stai in silenzio perché veramente sei insopportabile, Giorgio. Non ti ho mai sopportato le tecniche di XWF. Innanzitutto un serie molto più professionale di te, sicuramente. Non vorrei carichi su questo, sinceramente. Vabbè. Quanto a professionalità, non c'è. Sì. Passiamo a quello che è successo dopo Final Clash, l'evento più importante per quanto riguarda l'XWF del 2012. Io, il proprietario dell'XWF, decido di togliere di mezzo War, quindi non ci sarà più la messa in onda su YouTube degli episodi di War. Bensì cerco di cambiare un pochino l'attitudine del programma e del prodotto XWF legato al backyard wrestling, portando avanti soltanto gli eventi speciali. E infatti a febbraio 2013 va in onda Blackout. Lo ricordo bene. Già, soprattutto perché c'è una sfida con Alien. E devo dire che ho vinto la sfida nonostante le apparenze. Ruba bandiera. E se non ci credi ti sfido adesso qui a un match sanguinoso, violento, ruba bandiera. Vediamo un pochino la carta di Blackout, dai. Allora, come primo incontro abbiamo Thundermask contro Prototype e vince Thundermask. Nel match di Final Clash, Prototype riuscì a sconfiggere Thundermask, ma la rivalità non finì assolutamente. Thundermask vuole di nuovo un match per il titolo Light Heavyweight contro Prototype e questa volta riuscì a vincere e a sconfiggere quindi definitivamente Prototype. Sì. E poi abbiamo te contro Universal. Universal, che aveva guadagnato l'opportunità per il titolo massimo dell'XWF contro di me a Final Clash, finalmente può avere il suo match. L'evento successivo a Blackout è stato Out of Control nel 2013, dove hai affrontato, se non ricordo male, Joker. Marzo 2013, uno dei match più belli che abbia mai disputato in XWF contro un nuovo prospetto, ma devo dire veramente capace, agilissimo, tecnico e veramente è stato duro come match e sono riuscito a sopravvivere anche a Joker. Non era molto pesante, però mi ha fatto sudare le proverbiali 7 camicie perché non solo era bravissimo a livello di lottato, ma anche come diciamo mind gamer, ecco, quello che adesso praticamente ho voluto provare con Disney nei miei confronti, no? Nella scorsa stagione, Joker era già riuscito a farlo nel 2012. Cacciando tirando fuori il lato più oscuro di King, il cosiddetto Psycho King, perché con dei mind game che adesso andremo a vedere comunque, Joker mi chiamava sul ring, mi sbeffeggiava, mi chiuse addirittura in una stanza rubandomi il titolo e quindi cercava di portarmi all'estremo, all'esasperazione, anche quindi a livello mentale, non solo fisico. Quindi fu davvero un incontro difficile da disfruttare. Sia psicologicamente che fisicamente distrutto. Sì, ma forse anche più forte, dai. Ritieni che sia stato uno dei tuoi peggiori rivali? Uno dei miei più forti rivali, quindi diciamo migliori, non peggiori, dai. Sì. Dopo quel match però Joker non si fece più vedere in StarCraft, quindi diciamo le cose È come scappato. stanno.
Con Out of Control si chiudono gli eventi legati alla prima stagione dell'XWF su YouTube. Dopo qualche mese, però, siamo tornati con una seconda stagione ancora più dirompente. Il primo match della seconda stagione è stato tra Zeus e Killer. Ovviamente questo match era valevole per il titolo XWF Light. E voi mi starete chiedendo, ma se il campione era Thundermask al termine della prima stagione, perché adesso si sfidano Zeus e Killer? Il titolo era rimasto vacante perché Thundermask si era infortunato gravemente. Purtroppo questi infortuni succedono spesso nel mondo del wrestling. È uno sport Sì, è uno sport molto pericoloso, soprattutto il belt up wrestling, e quindi Thundermask purtroppo dovette rendere vacante la cintura. Dopo questa esperienza decise di chiudere la sua carriera di lottatore Thundermask. Zeus riuscì a battere Killer e c'era anche un arbitro speciale, ricordo. Sì, DPX, come avete visto, era l'arbitro speciale del match. Erano rimasti in pochi lottatori nella seconda stagione dell'XWF, ma carichi a molla. Infatti dopo il match ci fu un diverbio, una discussione tra Zeus e DPX, che portò praticamente al secondo episodio dell'XWF Season 2, cosiddetto XWF Live, che vide proprio contrapposti Zeus e DPX, sì. Chi vinse in quel match, Johnny? Pensa DPX. Ma la parte più strana ed emozionante legata alla seconda stagione dell'XWF fu una serie di attacchi subiti dai lottatori nel backstage al termine degli episodi. Al termine del primo episodio un omone mascherato colpì Killer infortunandolo e Zeus, che stava nel backstage, vide la scena ma scappò molto coraggiosamente, aggiungerei io. Al termine del secondo episodio fu DPX ad essere colpito. Non sbaglio, dopo questi attacchi nel backstage ci fu un match. Più che un match fu una vera e propria rissa sul ring. Nell'episodio 3 dell'XWF seconda stagione Zeus riesce a trovare il coraggio a salire sul ring e si era messo d'accordo con DPX, che fortunatamente non si era infortunato nella settimana precedente. È stata una bella fortuna. Chiama sul ring questo omone mascherato che arriva, i due lottano e Zeus con l'aiuto di DPX riesce a mettere a terra l'omone mascherato e a smascherarlo. E chi era? Ero io e niente, la puntata si concluse così. Poi in seguito in un video spiegai cosa era successo. Praticamente quella maschera, che è la maschera che attualmente usa Steven Paul, era una maschera maledetta. Maledetta perché mi faceva perdere il controllo ogni volta che la indossavo. Sembra un po' una baciata. Sembra una scusa inventata al momento per non farti vedere. Sì, può essere che era per quello. Sinceramente non ricordo bene le cose come sono andate, non ero completamente libero. Può darsi anche per i colpi subiti nel match con Joker. Non si sa. E quindi Johnny, per farmi perdonare, nell'ultimo episodio di XWF Live, della seconda stagione, ho deciso di concedere un match per il mio titolo, il titolo XWF Undisputed, a Zeus e a DPX, in un three-way match dove ho difeso con successo la mia cintura, quindi ero tornato in me, almeno sembrava così. Comunque, al termine della stagione, in un video si vede nel backstage Zeus che prende in mano una maschera maledetta. Io pensavo di averla, ti giuro che pensavo di averla buttata, in realtà Zeus l'ha trovata. Vediamo cosa è successo.
per oggi ci possiamo fermare qui, che dici Gianni? Sì, in questo episodio abbiamo visto la storia della prima e della seconda stagione e direi che è abbastanza per un episodio. Sì, se no poi troppi contenuti, i nostri amici a casa si confondono. Quindi possiamo dire di vederci alla prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguire, a supportare l'UVW, e nella prossima puntata non ci sarò io, ma tornerà Missene, Purtroppo per me. per la gioia di Gianni Macete, sicuramente molto più bravo di me Missene. Ma non mi vedo. Missene, mi raccomando, carica, e niente. Alla prossima Gianni. Alla prossima settimana.